Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi voglio rispondere a alcuni commenti che mi sono arrivati tramite i commenti di YouTube e sono abbastanza interessanti e di uso comune, per cui andiamo subito a vederli. Sono tre e fra l'altro due sono molto simili. Il primo è quello di Rocco Dolce, in cui mi chiede: ciao Sergio, secondo te come bisogna comportarsi con uno stallone che cerca di mordere i piedi del cavaliere che lo sta montando? Allora, quello che te puoi fare in questi casi qua è semplicemente muovere le gambe, cioè muovere le gambe come oscillarle, cioè non per intendersi come se te tu volessi calciare il cavallo, ma semplicemente come se tu facessi gioco d'amici con il movimento delle gambe sul cavallo, mentre sei in sella. Muovi tranquillamente le gambe. Lui, quando si gira per muoverti, è possibile che urti contro la tua gamba e quindi creerai quel giusto di scomodità che lo fa desistere da fare quell'azione. Non devi pensarlo come io aspetto che lui si giri e lo calcio, no, quello non va bene, perché quello sarebbe un'azione aggressiva nei confronti del cavallo e lui la sente. Quello che invece devi fare è un po' come, per farti capire, le pale del ventilatore, no? Le pale del ventilatore girano, se il bambino arriva e ci infila il dito, non è colpa delle pale che giravano, ma è colpa di lui che ha infilato il dito, quindi è lui stesso che si dà la colpa, dice ok, non ci devo mettere il dito lì dentro. Quindi deve essere un po' la stessa cosa. Io inizio a muovere le gambe, se al momento che te vedi che inizia a girare, te inizi a muovere le gambe e se lui urta in una tua gamba è un problema suo, non è un problema tuo. Quindi te devi continuare a farlo anche dopo che lui ha urtato nella tua gamba e si è rimesso dritto. Proprio come se tu volessi fare gioco d'amici con questo movimento che te fai sopra di lui. Niente più di questo, è relativamente semplice e il cavallo capisce che non è comodo girarsi a quella maniera là perché chiaramente potrebbe essere che urta con una tua gamba e mentre se te stai fermo lui prende le distanze e allora si arriva lì con magari la bocca aperta a morderti. Andiamo avanti con la seconda domanda. Ivano Scamardo: perché la mia cavallina non va a passo quando è con altri cavalli? Allora, magari ti metto qui sopra il link ad un paio di video che ho fatto sull'argomento, ma praticamente ogni cavallo ha una sua orsenality che viene chiamata, no? Parelli ha coniato questo termine orsenality riprendendo un pochino l'idea della personality, cioè la personalità del cavallo. Ogni cavallo quindi ha la sua personalità, ok? Che noi chiamiamo orsenality. All'interno di queste orsenality possiamo trovare dei comportamenti che possono essere più o meno variabili a seconda delle situazioni che il cavallo vive. Quindi questo cosa significa? Significa semplicemente che se il tuo cavallo è bravissimo in un dato momento, potrebbe anche agitarsi molto se te cambi alcuni aspetti dell'ambiente in cui lui vive. Tipo per esempio, se il tuo cavallo è bravissimo quando te esci da solo, può cambiare notevolmente quando metti intorno a lui altri cavalli. Oppure se il tuo cavallo è particolarmente agitato quando esci da solo, potrebbe essere molto calmo quando esci con altri cavalli. Oppure il tuo cavallo è molto bravo quando è a casa, ma se lo sposti e lo porti in un altro maneggio potrebbe essere molto agitato. Ci sono queste variabili, chiamiamole così, sono 5 le variabili più importanti che fanno sì che il cavallo possa cambiare notevolmente il suo comportamento. Quindi com'è che puoi aiutare il tuo cavallo? Lo puoi aiutare semplicemente esponendolo in maniera progressiva, via via sempre di più, a quel dato ambiente o a quella data situazione che lui in questo momento non riesce a sopportare, no? Un po' come se tu lo abituassi piano piano a un veleno, no? Dandogli pochissimi milligrammi alla volta fino a che non diventa immune. È la stessa cosa, devi fare un po' d'approccio e ritirata. Ti faccio un altro esempio per farti capire. Se te hai un cavallo che è molto agitato quando vai con 3, 4, 5, 6 cavalli, magari all'inizio inizia a uscire con un cavallo e quando vedi che lui è calmo inizia a uscire con 2 cavalli, quando vedi che lui è calmo inizia a uscire con 3 cavalli e via di seguito. Vedrai che poi piano piano comincerà a rimanere calmo e tranquillo anche con
molti cavalli. Il cavallo è un animale, diciamo, relativamente semplice, e quando lui alza l'adrenalina, dovuta da 1000 circostanze che possono essere, come ti dicevo prima, le più svariate, quell'adrenalina che gli sale dentro la deve smaltire, e i cavalli la smaltiscano esclusivamente in una maniera, muovendo i piedi. Okay? Quindi è normale che ti affretti l'andatura o che comunque si agiti, tra virgolette, no? Si dice che balletta sul posto, no? Che non riesce a stare ferma, che tutti gli altri si fermano e lei continua a muoversi. Ecco, quello è un modo per smaltire l'adrenalina, e non possiamo impedirglielo, perché creiamo una situazione peggiore, perché quell'adrenalina la deve smaltire in qualche maniera. Se non la smaltisce attraverso i piedi, la smaltisce poi cominciando a mettersi contro di te. Quello che puoi fare, se lei vuole muovere i piedi, è farla muovere un po' e poi dopo riportarla nella linea che stavi facendo a piedi. Tipo, per esempio, se tutti camminano e lei si agita, te gli fai fare 2 giri e la rimetti dietro agli altri cavalli. L'altra cosa che puoi fare è portarla davanti al gruppo o in prossimità della persona che sta davanti al gruppo. Più te la porti avanti, più vedrai che lei si sentirà tranquilla. Se la metti proprio in cima, addirittura a volte si fermano. Okay? Quindi puoi fare un po' d'approccio e ritirata, puoi metterla un po' in avanti, quando poi sei calmata la rimetti un pochino tra i primi, poi magari la metti un pochino nel mezzo, se si riagita la rimetti davanti, e poi quando si ricalma la rimetti tra i primi, poi la rimetti nel mezzo. Devi giocare un po' d'approccio e ritirata, e questo ti può aiutare notevolmente. Non è una cosa che riesci a risolvere in 5 minuti, ti ci vuole magari un po' di sessioni e ti ci vuole un po' di costanza. Ok, andiamo avanti. Emma mi scrive e mi dice: ciao Sergio, un anno fa ho comprato una cavalla spagnola di 17 anni. Quando l'ho montata per la prima volta senza sella era molto nervosa, e ho pensato che il motivo era perché era gravida. Così dopo 9 mesi lei ha partorito, ho lasciato che si riprendesse e ho iniziato a lavorarla da terra. Lei stava già con i miei 2 cavalli, una femmina e uno stallone andaluso. Dopo la tiravo fuori dal paddock e, se non li vedeva, iniziava a sgroppare e buttarmi giù. Adesso la monto poco perché ha fatto branco, e tutti e 3, se provo a montarli, fanno casino, spaccano il recinto. Come posso fare per staccarli? Allora, cara Emma, questo è un problema abbastanza comune, e diciamo che i cavalli hanno un grande difetto, che praticamente si imbrancano facilmente, però hanno anche un grande pregio, che si imbrancano facilmente. Cioè, cosa voglio dire con questo discorso? Che se te sei brava, nel senso, se te riesci a impersonificare gli atteggiamenti, le azioni, i comportamenti, i modi di fare del loro leader ideale, ok? Loro si imbrancano anche con te, e quindi piano piano non sono più da soli. Cioè, hai 3 cavalli, 2 rimangono in campo, nel paddock, e si fanno compagnia fra di loro. Chi porti via si imbranca con te, e quindi non ha più problemi a venire via, perché sì, è vero che è senza i suoi 2 compagni, ma è con l'altro compagno, cioè te, che sei il suo leader, o almeno dovresti essere il suo leader. Come ti ho già scritto nella risposta che ti ho dato al commento, la cosa che te devi fare è assolutamente alzare il tuo livello di conoscenza. Quando ci sono queste situazioni qua, non c'è mai la bacchetta magica, non è che si risolvano usando una tecnica, si risolvono solo attraverso la nostra conoscenza. Cioè, io divento più bravo a leggere i miei cavalli, a capire quali che sono le loro necessità guardate dal loro punto di vista e non dal nostro punto di vista, perché per noi la loro necessità è mangiare, ma non è così. Per loro la prima necessità è la sicurezza, e la seconda è il branco, e la terza è giocare fra di loro, giochi di dominanza, ma è comunque giocare fra di loro, e l'ultima, solo l'ultima, è il cibo. Ma se noi lo guardiamo dal nostro punto di vista, siccome siamo predatori, diventa il cibo. Non è così. Questo è solo un esempio per farti capire che te, attraverso lo studio della psicologia del cavallo, riesci a capire quali sono le loro reali esigenze. Ovviamente non è che mi posso mettere qui a farti una lezione su questo, ne ho già parlato in altri video sul canale, magari vattene a recuperare,
soprattutto nella playlist che si chiama Filosofia e Strategie o Risoluzione Problemi, ecco lì parlo un po' di questa roba qua. Però fondamentalmente si tratta nell'innalzare il tuo livello di conoscenza, capire come fare a entrarli nelle grazie, se vogliamo metterla così semplice, e fare in modo di innalzare il tuo livello di rapporto, ma nello stesso tempo anche di rispetto, ok? A quel punto il cavallo sarà felice di stare con te, anche quando lo porterai via dagli altri due, ma non si può pensare che noi semplicemente perché ne prendiamo uno e lo portiamo via deve stare bravo. Non funziona così. I cavalli non è che fanno le cose perché gliele chiediamo noi, ok? Loro fanno le cose basandosi su dei loro meccanismi, al loro modo di vedere logici, e in base a dei comportamenti che sono innati, cioè che fanno parte del loro DNA. Noi possiamo semplicemente variare un po' queste loro abitudini e cercare di far sì di non vederci più come predatori e quindi un pericolo per loro, ma come dei rassicuratori, cioè dei fornitori di sicurezza, oltre che di altri tipi di comodità. E a quel punto non abbiamo fatto altro che diventare dei bravi leader dal loro punto di vista. Ecco, a quel punto lì loro si agganciano con noi come possano stringere amicizia con altri 1000 tipi di animali, e chi ha un cavallo da solo lo sa bene cosa voglio dire, riescono a creare branco con un cane, con una capretta, con qualsiasi altra cosa, e quindi possano farlo anche con noi. Però dobbiamo fare uno switch mentale. Se continuiamo a pensare che il cavallo io lo vado a prendere, deve fare quello che voglio io semplicemente perché l'ho preso e perché lo tengo alla lunghina, non funziona così con i cavalli, o almeno non funziona così con i cavalli quando vogliamo fare le cose rispettando l'animale e facendole in base ai dettami dell'equitazione naturale. Quindi, come ti ho scritto nei commenti, iscriviti a dei corsi con me o con i miei colleghi, è indifferente, alza il tuo livello di esperienza, di competenza e di capacità di lettura del tuo cavallo, imparerai a creare un rapporto bello forte, molto più forte di qualsiasi corda, e a quel punto lì i problemi diventeranno solo un passato. Bene, io spero che con queste 3 risposte ognuno di voi magari abbia preso qualcosa per sé. Se avete altre domande fatemele senza problemi, io ai commenti cerco di rispondere sempre, o almeno il più possibile, e nei commenti particolari che possano essere problemi che riguardano più persone cerco magari, come in questo caso, di fare dei video di approfondimenti. Poi magari vediamo, potrò anche farli proprio con l'esempio classico del cavallo, ma insomma diciamo già così sicuramente vi ho dato degli spunti interessanti. Ai commenti invece che non serve rispondere perché sono commenti sciocchi, non rispondo, quindi mi raccomando, se scrivete delle cose, scrivetele, fate delle domande intelligenti, esprimete le vostre opinioni, io rispetto tutte le opinioni, però fatelo sempre rispettando anche la persona, me in particolare, ma anche tutti gli altri che partecipano alla discussione che ci sono sotto video. Come ho detto già tante altre volte, non ammetto commenti dove si parla male, dove si attacca o dove si usano parolacce. Ecco, quelli io li elimino e blocco l'utente dal canale. Quindi, per cortesia, esprimete tutte le vostre opinioni, ma fatelo con serietà e con rispetto. Grazie per avermi ascoltato fino qui. Vi ricordo che se volete degli approfondimenti potete farlo iscrivendovi al canale oppure andando su matteoniorsici.club e abbonandovi alla sezione Horseman Apprentice. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love